Finalmente ci siamo, in queste ore è cominciato ufficialmente il mondiale del 2026. Non c'è l'Italia, come ben sappiamo, e questo sicuramente toglie un po' di interesse e di entusiasmo a noi italiani nel seguire la manifestazione, che però rimane comunque molto interessante, non solo dal punto di vista per capire chi andrà a vincerla, chi farà bene e chi farà male, ma anche eventualmente a livello di mercato. Sappiamo che il mondiale, come tutte le competizioni delle nazionali, porta con sé giocatori che diventano delle meteore, giocatori che si consacrano, oppure giocatori che floppano pur essendo arrivati con tanto hype dietro di loro. Gli stessi dirigenti, ne ha parlato se non erro proprio Piero Ausilio in queste ore, sanno bene il rischio che si corre andando a comprare dopo un mondiale, perché c'è il rischio appunto di strapagare giocatori che poi non si rivelano essere effettivamente forti come sembravano. L'ultimo esempio che forse viene in mente soprattutto a noi interisti è quello di João Mario nel ormai 2016 se non erro, al tempo non era un mondiale, era un europeo dove fece molto bene, però ecco fu uno di quei giocatori strapagati, oltre 40 milioni, e che poi fallirono, non solo per colpe sue probabilmente, però sicuramente anche questo. All'interno del contenuto di oggi, quindi nel quale vi do il ben ritrovati amiche e amici passione interisti, abbiamo deciso di mettere momentaneamente da parte il mercato, che comunque impazza, si parla di tanti nomi, lo sapete, per fare un contenuto speciale dedicato al mondiale in cui cercherò di presentarvi qualche nome interessante da tenere d'occhio durante le partite senza andare su quelli particolarmente scontati perché li conoscete tutti, e ho cercato anche nel limite del possibile per alcuni di questi di trovare un collegamento con l'Inter, che può essere un'esigenza di mercato per oggi o per il futuro, che può essere anche qualche collegamento passato. Quindi passiamo in rassegna un po' questi nomi. In coda ve ne dico anche altri che ho messo un po' in secondo piano, ma che comunque vanno tenuti d'occhio, e quindi ci facciamo quattro chiacchiere in vista delle prossime partite. Il mondiale, dicevo, è già iniziato, però comunque siamo proprio agli inizi, si sono giocate pochissime gare. Cominciamo, quindi vi invito prima di tutto a cliccare sul tasto mi piace qui sotto, ad iscrivervi al canale e se vi va a passare anche dal club di Passione Inter, perché alcuni di questi nomi li abbiamo anche già affrontati, trattati, ne abbiamo già parlato all'interno del club nella nostra sezione scouting, dove ci sono alcuni nostri soci in particolare, cito Michelangelo, cito Matteo Domenico, ma anche tanti altri che si scatenano spesso con queste proposte di giocatori un po' da nerd del calcio, mettiamola così, detto in maniera positiva naturalmente. Quindi se vi va, qui c'è il QR code da scannerizzare, altrimenti www.passioneinter.club. E vi dicevo, nelle scorse ore si è vista la prima partita, la partita inaugurale Messico-Sudafrica, che curiosamente richiama un po' quella stessa Messico-Sudafrica che si era giocata l'11 giugno del 2010. Al tempo la gara finì 1-1, ieri è finita 2-0, ma forse più ancora che i marcatori dei gol sono stati protagonisti, è stato protagonista l'arbitro con le espulsioni, perché sono arrivate 3 espulsioni dirette, una per il Messico e 2 per il Sudafrica, a cominciare subito con il botto questo, questo mondiale. Quindi ci siamo divertiti subito nella prima partita. Per quanto riguarda l'Inter, piccola parentesi, l'Inter avrà 6 giocatori all'interno di questo mondiale, erano 7, il settimo era Denzel Dumfries, che però sappiamo essere un nuovo giocatore del Real Madrid, quindi non conta più. Gli altri sono Lautaro Martinez, Petar Sucic, Marcus Thuram, Akan Çalhanoğlu, Angelo Ambonni e Manuel Akanji. Questi sono i nostri 6, tra i quali potrebbe emergere ancora una volta un finalista, andando a diciamo rafforzare questo incredibile record che dura fin dal 1982, con almeno un giocatore dell'Inter finalista del mondiale. Dall'82 in poi siamo arrivati fino all'ultimo, che è stato Lautaro Martinez. Vedremo se quest'anno, io credo, o ancora Lautaro o eventualmente Marcus Thuram, penso siano loro i due principali candidati. Per gli altri la vedo molto complessa. Sarebbe incredibile vedere questa striscia continuare. Già così è incredibile, ma se dovesse andare avanti lo sarebbe ancora di più. Cominciamo con i nomi. Allora, comincio con un nome che appunto arriva dalla nostra sezione scouting, dal nostro Michelangelo del club, che saluto, ed è il nome di un difensore centrale, Jan-Paul Van Hecke, che gioca nel Brighton in Inghilterra, classe 2000, giocatore olandese, un difensore centrale che ha delle caratteristiche molto interessanti. Diciamo che non è un giovanissimo, classe 2000 è ancora giovane, però non è proprio uno di quelli più giovani in assoluto, come ne vedremo anche dopo. La valutazione, lo vedete anche qui da Transfermarkt, è già molto alta, teoricamente è già un giocatore
che rischia di essere fuori portata per le squadre italiane. Va anche detto che va a scadenza nel 2027, quindi qualora non arrivasse un rinnovo potrebbe però essere un profilo da monitorare anche nel futuro più prossimo. 1,89 m di altezza, l'ho voluto inserire perché appunto è un giocatore molto interessante e perché in qualche modo l'Inter nella posizione di difensore centrale sta lavorando. Sappiamo che c'è la questione Akanji che potrebbe essere confermato, ma che non piace a tutti, anche tra i tifosi, e lì molti invocano un colpo importante, un colpo grosso. Ecco, Vanecke, per quanto non sia famosissimo, come poteva essere Konaté, che qualcuno ci aveva accostato con un po' di fantasia, devo dire, potrebbe essere un profilo interessante. Vi mostro, tra l'altro, per quanto riguarda questo giocatore, un'altra cosa. Io, andando un po' a curiosare nelle analisi, negli approfondimenti, ho provato a fare questo confronto sul portale DataMB, che immagino conoscerete, proprio tra Vanecke e Emanuele Akanji, che è attualmente il centrale titolare dell'Inter. E vedete che a livello di caratteristiche praticamente sono molto simili, si sovrappongono quasi in tutto, se non in due che sono i passaggi progressivi e le conduzioni, nelle quali però l'olandese è migliore rispetto ad Akanji. È interessante perché è un grafico veramente, sembra quasi un sovrapposto in maniera molto molto precisa. Ripeto, non è un obiettivo al momento, non so nemmeno se sia raggiungibile, però sarebbe sicuramente un giocatore molto interessante. Esattamente come un altro difensore centrale che comprendo per la stessa ragione, di cui vi dicevo per quanto riguarda Vanecke, che è Luka Vuskovic. Parliamo qui di un giocatore più giovane, classe 2007, croato, che gioca nel Tottenham. Anche qui valutazione ancora più alta in realtà. Lui è stato pagato, se non ero, circa 14 milioni dal Tottenham, comprato all'Hajduk Spalato in Croazia. Ha giocato in prestito all'Hamburgo nel stagione nella quale in 28 partite ha segnato 6 gol e un assist, non esattamente numeri da difensore centrale. Questo giocatore viene considerato da molti uno dei prossimi top assoluti del ruolo, contando che già oggi comunque a meno di 20 anni fa già parte di una squadra che quest'anno ha fatto molta fatica, il Tottenham, però comunque una delle principali della Premier League. Se non erro, un po' di tempo fa era stato accostato appunto all'Inter prima che andasse al Tottenham, poi chiaramente non se n'è fatto nulla e oggi, ribadisco, è più un sogno. Diciamo che Vanecke potrebbe avere dei risvolti da obiettivo, mettiamola così, anche solo per il contratto in scadenza. Vuskovic ve lo cito perché va tenuto d'occhio, è un giocatore veramente molto bravo, molto interessante. Per l'Inter qui siamo veramente, credo, nel campo dei sogni, purtroppo. Però la Croazia poi tra l'altro è sempre una nazionale molto affascinante da monitorare e teniamolo d'occhio, un giocatore che piace secondo me. Veniamo ad un terzo nome che qui purtroppo è, devo dire, un po' doloroso, però è il caso di citarlo perché comunque è uno degli esponenti, se non forse l'esponente principale della Bosnia. Ne parliamo di Kerim Alajbegovic, giocatore che ci ha fatto impazzire durante la finale del playoff, che purtroppo ha visto la nostra Italia uscire, o meglio non qualificarsi ai mondiali, a beneficio proprio della Bosnia, nella quale peraltro c'è anche Muaremovic, che conosciamo bene per il Sassuolo, anche Edin Dzeko, che è stato da noi. Ecco, Alajbegovic è un giocatore che poi nei giorni immediati post sfida contro l'Italia era stato accostato anche all'Inter, che sapete che sta cercando e sta valutando giocatori con quelle caratteristiche lì di dribbling secco, di giocata nello stretto. È stato poi affiancato soprattutto alla Roma, un obiettivo importante della Roma. Rimane un giocatore, ecco, che tra l'altro anche lui molto giovane, classe 2007, proprio come Vuskovic, fa parte, come vedete in alto a destra, dell'universo Red Bull, diciamo così. Sapete, tra il Salisburgo e il Lipsia soprattutto, ma non solo, ci sono anche altri club, il Bragantino in Brasile, ma comunque tanti altri, tendenzialmente da quelle società lì, da quella realtà lì, sappiamo che di giovani interessanti ne vengono sfornati tanti, ed Alajbegovic è indubbiamente uno di questi. Quest'anno proprio con il Salisburgo ha fatto potremmo definirla prima stagione tra i grandi, mettiamola così, e in 44 partite totali ha messo insieme 13 gol e 4 assist. Quindi quello che abbiamo intravisto, diciamo distrattamente noi italiani in quei 90 minuti, anzi 120 della partita contro l'Italia, evidentemente era qualcosa di veramente concreto. Anche lui nell'Inter di oggi, al di là che ce l'avevano accostato, ce lo vedo poco per una questione di caratteristiche. Lui è più un esterno da 4-3-3 o da 4-2-3-1.
e quindi nel 3-5-2 dell'Inter si fa fatica, però come caratteristiche tecniche in sé è sicuramente un giocatore molto interessante, di quelli che mi piacciono personalmente. E proseguiamo, qui andiamo su un giocatore che intanto è stato convocato un po' per il rotto della cuffia, perché è andato a sopperire all'assenza di un altro talento che era molto atteso in questa edizione del mondiale e che era stato, non quello infortunato, ma quello che vi mostro adesso, era stato accostato all'Inter 2 anni e mezzo fa. Non so se vi ricordate, mi ricordo benissimo che ne avevamo parlato anche qui su Passione Inter, giocava nello Schalke al tempo e sto parlando di Hassan Ouedraogo, scusate la difficoltà nella pronuncia, giocatore che vi dicevo, classe 2006, tedesco, gioca nell'Ipsia, è stato convocato per l'infortunio di Lennart Karl, che è un altro talento diciottenne, in questo caso del Bayern Monaco, che ha esordito quest'anno in prima squadra, ha fatto anche dei gol, era un altro di quelli molto attesi, infortunato, prende il suo posto quindi Ouedraogo, che era stato accostato all'Inter e al Milan, vi dicevo, 2 anni e mezzo fa. Oggi è all'Ipsia, altra squadra dell'universo Red Bull che citavamo prima. Ha fatto 4 gol e 4 assist in 20 presenze in questa stagione. Non so quanto giocherà in questo mondiale, però mi ha sbloccato un ricordo, come si dice in questi casi, perché ripeto, mi ricordo bene che anche con Lorenzo ne avevamo parlato appunto 2 anni e mezzo fa, e quindi ve lo cito. Vedremo quanto spazio avrà in una delle squadre che comunque parte, come sempre, per fare bene, magari anche per vincere la competizione, e questo è un altro ragazzo. Magari qualcuno che ci segue fin dai tempi se ne ricorderà dei contenuti che avevamo fatto su Edrogo. Nel caso commentate, che sono molto curioso, fatemi sapere qui sotto. Chiudo la prima panoramica con i primi 5 nomi con il giocatore più giovane di tutto il mondiale. Faccio una pausa di 3 secondi, pensate alla nazionalità e poi scrivetela nei commenti senza barare, senza aspettare che adesso io ve lo vada a dire. Il giocatore più giovane di tutta l'edizione dei mondiali sarà Gilberto Mora, nato il 14 ottobre 2008, quindi non è ancora maggiorenne, 17 anni, gioca nel club Tijuana in Messico, e Messico che tra l'altro ha esordito appunto, come dicevo, nella gara d'esordio. Mora non è partito titolare, è entrato al minuto 66, arriva tra l'altro da un infortunio, quindi è verosimile che a prescindere non giochi, non parte diciamo per fare il titolare fisso della nazionale. Giocatore fantasioso, trequartista, gioca tra le linee, anche lui con un buon dribbling, non particolarmente alto. Qui vedo da Transfermarkt segnano 1,75, da altre fonti ho letto addirittura sotto il 1,70 m. Comunque parliamo di un giocatore appunto abbastanza basso. Vedremo se sarà uno di quelli che esploderà nel corso della competizione. Ha esordito nel campionato messicano a 15 anni e in nazionale a 16 anni, quindi comunque, al di là che poi, con tutto il rispetto, il Messico non è che abbia un talento clamoroso come altre nazionali importanti anche in Europa, però sicuramente è un profilo interessante da monitorare. Vedremo se sarà uno di quelli che poi a fine mondiale verrà accostato a mezza Serie A e non solo. Questi secondo me sono i 5 più interessanti, non i 5 più interessanti in assoluto, 5 tra quelli molto interessanti da citare. Ve ne voglio dire altri, andando verso la conclusione di questo contenuto. Il primo l'abbiamo già nominato prima, perché è uno dell'Inter. Io voglio tenere d'occhio Bonni, perché questa cosa che poi lui è passato a giocare con la Costa d'Avorio, ha giocato l'ultima amichevole, la Costa d'Avorio, prima del mondiale contro la Francia, circa una settimana fa, e ha vinto 2-1, e poi Bonni e Thuram si sono scambiati le maglie. Mi dà delle vibes che, magari non farà granché, ma in questa edizione del mondiale sono curioso di vedere se dovesse, anche perché la Costa d'Avorio è una nazionale che anche storicamente ha sempre avuto dei buoni giocatori, non parte chiaramente per vincere, però fin dai tempi anche di Yaya Touré, Drogba, eccetera, tra le africane soprattutto è una squadra sempre molto interessante. Tra i nostri è quello forse meno quotato, però vi dico teniamolo d'occhio. Altri nomi sparsi che vi dico: Nico Pass, non so se penso che ormai si possa definire un obiettivo da archiviare per l'Inter per tanti motivi, però sarà sicuramente da tenere d'occhio. Occhio anche a Buchanan, che è canadese, come ricorderete, perché quest'anno in Liga ha giocato con la maglia del Villarreal, 43 presenze, 7 gol e un assist. Ha trovato forse una dimensione più corretta per lui, almeno in questo momento della carriera. È un classe 99, quindi è ancora abbastanza giovane. In tanti
potrei dire anche me compreso, ancora un pochino rimpiangono questo colpo, non tanto perché potesse diventare il nuovo Hakimi, ma più che altro per il fatto che non ho mai avuto l'impressione di averlo visto effettivamente fino in fondo. È stato un po' troppo veloce il passaggio dall'Inter e poi la cessione, quindi vediamo. Il Canada è anche lei è una squadra sempre da, secondo me, che attira un po' di attenzioni, anche se non è in un girone proprio che promette spettacolo, ecco, mettiamola così. Non possiamo non citare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che giocheranno verosimilmente l'ultima edizione del mondiale, entrambi, a meno che non si inventino delle cose particolari, soprattutto Ronaldo, che è anche più vecchio di Messi. L'ultimo l'ha vinto Messi, sarebbe bello che questo lo vincesse Ronaldo, per certi versi. Non so se simpatizzerò Portogallo, però in questo ragionamento avrebbe anche fascino, se vogliamo. E poi ci sono tantissimi altri giocatori giovani da scoprire. Ve ne dico alcuni proprio a ruota libera. Boadi, marocchino, gioca nel Lille, anche questo consigliato nella sezione scouting del nostro club. Iran Kunda, australiano, uno dei pupilli del nostro Lorenzo, ve ne potrà parlare meglio lui. Manzambi della Svizzera, lo stesso Muaremovic della Bosnia che vi citavo prima. Touré della Costa d'Avorio, che giocherà insieme a Bonny e insieme a Yann Diomandé. Anche questo è uno di quelli che, forse Diomandé fa parte proprio di quelli maggiormente in rampa di lancio da tenere d'occhio. Ci sono anche poi, se vogliamo, delle squadre nello specifico che in tanti monitoreranno. Le nordafricane sono sempre interessanti, il Marocco su tutte, ma non solo. Non lo so ragazzi, io spero di divertirmi, non avendo l'Italia da tifare per ovvi motivi, come vi dicevo, non ho anche il Giappone, in tanti simpatizzano, io non ho una nazionale che sento di simpatizzare fino in fondo. Ce ne sono diverse che mi piacciono, diverse che mi stanno molto simpatiche, se vogliamo metterla così, e spero di divertirmi. Il mondiale, come tutte le competizioni delle nazionali in estate, secondo me sono proprio quelle manifestazioni che ti fanno divertire, ti fanno trovare, vedere le partite con gli amici, soprattutto se ci fosse la tua nazionale, in questo caso no. E a livello di mercato, io qualche nome ve l'ho citato, però sempre massima attenzione, perché dal mondiale, secondo me, e dall'europeo si rischiano più, come dire, giocatori che poi si dimostrano non essere di quel livello lì, e quindi vai a strapagarli e poi ti mangi le mani. Quindi attenzione con i sogni, ci sta legittimamente sognare magari qualche profilo, però sempre con questa cosa da tenere bene a mente. Io lo so che tanti di voi sono ancora più fan, ancora più nerd di me per quanto riguarda i talenti mondiali, quindi massimo spazio a voi nei commenti, fatemi sapere qui sotto tutti quelli che monitorerete, sicuramente ce ne saranno tanti altri oltre a quelli che vi ho citato, quindi scrivetemeli qui sotto. Poi a fine mondiale ci andiamo a riprendere i commenti e magari qualcuno ha chiamato l'MVP del mondiale o qualcuno che invece ha floppato in maniera imprevedibile. Quindi vi aspetto qui sotto nei commenti, vi aspetto nel club, perché vi dicevo abbiamo la sezione scouting da continuare a rimpolpare di nuovi profili e di nuovi messaggi. www.passioninter.club, se no il QR code è qui. Un click sul tasto mi piace qui sotto, un click sul tasto iscriviti. Ci rivediamo questa sera in diretta alle ore 19:30 per parlare anche di Inter, ovviamente, oltre che del mondiale. Non mi rimane altro che ringraziarvi per avermi seguito fino a qui ed invitarvi a cliccare in descrizione, se mi state seguendo in podcast, per un altro contenuto da recuperare, oppure qui alla mia destra se mi seguite da YouTube.